Buongiorno, io sono qua tutta bella pimpante mentre Matteo sta ancora dormendo ma sta guidando, perché stamattina perché non posso dire vorremmo, no, vorrei vedere Lake Louise, dato che c'è un sacco di gente, non si trova parcheggio, abbiamo messo la sveglia alle 6:30, ma poi io mi sono svegliata che erano le 5:30. Allora cosa vuoi fare? Scendi, ti alzi e parti. E infatti sono le 6:25 e mi dà arrivo a Lake Louise alle 6:38. Se il parcheggio alle 6:38 è tutto pieno, allora vuol dire che è destino che noi non vedremo Lake Louise. Comunque sono le 6:45 e nel primo parcheggio non c'è già più posto. E guardate qua che casino che c'è. Ok, questa è la situazione alle 6:45. Abbiamo trovato il parcheggio per il lago. Adesso non riuscire a capire come si fa a pagarlo. E quindi dopo tanta fatica siamo arrivati al lago Louise. La fatica è solo per la sveglia presto, perché il lago Louise è a 3 minuti dal parcheggio. Già che siamo qui facciamo la passeggiatina fino alla famosissima Tea House. C'è un bellissimo hotel Fairmont che si affaccia proprio qua sul lago. Dopo una prima mezz'ora di camminata in salita siamo arrivati a Mirror Lake. Quasi arrivati dopo un'ora buona e c'è anche una bellissima cascata. Mi sono ripresa dalla salita, siamo arrivati a 2000, Matteo, 2150 metri. Dato che la GoPro mi ha abbandonato in questa giornata bellissima, vi racconto, mentre sto montando il video, che siamo arrivati a Lake Agnes. Il cammino per salire non è stato semplicissimo, perché noi non siamo allenati e ci abbiamo messo circa un'oretta per percorrere 5 km e siamo arrivati stravolti. Matteo non parla perché non ha più voce, oltre che non gli piace parlare davanti alla telecamera, però siamo arrivati e ci godiamo questo bellissimo panorama. E questa è la coda della Tea House.
Siamo scesi, siamo ritornati sul lago che adesso ha cambiato colore. Alla fine abbiamo controllato, abbiamo fatto circa 400 metri di dislivello, che per degli inesperti camminatori come noi sono tantissimi. Lasciato il casino di Lake Louise, abbiamo ripreso la macchina e iniziamo a percorrere questa strada che si chiama Icefield Parkway e va dal parco di Banff fino a Jasper. Qui nel Visitor Center ci hanno indicato i punti principali da vedere, che sono quelli evidenziati in rosa. Quindi adesso iniziamo a percorrerla e vediamo dove riusciamo a fermarci, casino permettendo. Che bello! Sì, fermati. Stai solo pronto a partire se questo arriva vicino a me che ho il finestrino aperto, Per favore, mi sta mangiando delle botte, sta facendo i cavoli suoi e mangia di tutto. Tenete presente che l'orso ce l'abbiamo a 5 metri ed è abbastanza emozionante, anche se si sta facendo i cavoli suoi. Ho trovato un cespuglio di bacche. Seduto, messo comodo. Questo è un orso bruno perché ha le orecchie a punta. Perché le orecchie a punta non ha la gobba. Viene sempre più vicino però sto orso. Altro punto panoramico, il Crowfoot Glacier, e adesso tappa al Bow Lake. Ogni 3 km siamo fermi perché adesso c'è il Peyto Lake, che è il lago a forma di lupo, e quindi andremo al Belvedere, quello più vicino, che per oggi abbiamo dato, per vedere questo laghetto. Siamo usciti dal parco di Banff perché oggi alle 4 ci scadeva il pass, e dato che qua sono ultra fiscali abbiamo preferito non rischiare, quindi staremo fuori dal parco stanotte e poi domani compriamo un altro pass che ci durerà quindi tutto domani e poi fino alle 4 del giorno dopo per continuare a visitare il parco di Jasper. Noi le strade belle le troviamo tutte. La nostra dose di sterrato quotidiano. 4x4, se no non saliamo. Ce l'abbiamo, il 4x4, usiamolo.
questo posto non fa per noi perché bisogna fare un pass per stare nelle public land dell'Alberta, che però tra una cosa e l'altra ci viene a costare sui $70. Allora per una notte non ha molto senso. Ci ha detto lo sceriffo. Sui Overland c'è scritto che questo posto è gratuito, ma evidentemente è gratuito perché qualcuno è venuto a dormire e non è arrivato lo sceriffo, perché noi come siamo entrati c'era lo sceriffo che controllava e chiedeva i pass. Buongiorno, questa mattina ho il cameriere che mi sta preparando il caffè. Wow! Buongiorno. Buongiorno, Anche stamattina sveglia all'alba, un po' meno di ieri, sono le 8. caffè, colazione e via. Adesso rientriamo nel Parco Nazionale di Banff per vedere tutto quello che non abbiamo visto ieri. Buona giornata a tutti. Siamo arrivati al ghiacciaio Athabasca ed è impressionante come anche questo ghiacciaio nel giro di quasi 200 anni si sia ritirato notevolmente. Infatti si vede da questo cartello esplicativo dove arrivava nel 1844, si arrivava qui dove siamo noi adesso e dove è invece ora che è laggiù sperduto. Questo bellissimo pulmino rosso è quello che porta a fare la gita sul ghiacciaio. Siamo entrati per chiedere, vedere il prezzo, ma costa $130 canadesi a persona e sinceramente ci sembra un po' tanto. Quindi abbiamo deciso che questa escursione non la facciamo, vedremo poi magari in seguito di fare altre escursioni a pagamento, ma non questa. Un aggiornamento sul nostro portatelefono. Allora, dopo aver comprato la cover magnetica, che non serve a niente perché non funziona, abbiamo scoperto che dentro la confezione della lampa c'è anche questo circolino che si attacca e che serve proprio per attaccare il telefono qua, ed è una figata pazzesca perché è comodissimo. E da qui, se uno fa tipo una videochiamata di WhatsApp, ok, hai un'inquadratura perfetta. Quindi risolto tutti i problemi e utilizziamo questo qui magnetico qua davanti. Siamo ancora un po' cotti per la camminata di ieri. Questo percorso è di 100 metri. Ce la fai? Ma sì, proviamo, vai. Ok, andiamo a vedere le cascate.
3 cascatelle a Athabasca Falls, 200 metri, ce la possiamo fare. Abbiamo deciso di riempire anche il serbatoio del nostro Eberspacher, che è qui dietro, ed è un serbatoio separato rispetto a quello della macchina, ma nonostante l'ultima volta che abbiamo fatto gasolio è prima di partire dall'Italia e adesso l'abbiamo già acceso, ce ne sono stati solo 3 litri, quindi come riscaldamento è economicissimo. Hi. So, oh, it's okay. You may put it down. So I got this. Okay. Thank you. So 1 DEF and this one. You have Petropoints card with you? No. Okay. There you go. Fatto acquisti della AdiBlue e dell'olio motore. Adesso aiuto Matteo. Abbiamo trovato quest'olio che è un 10V30, non è esattamente quello che ci hanno messo nell'ultimo tagliando, ma qui dobbiamo accontentarci perché per i motori diesel questo offriva. Cosa stai facendo? Però potresti raccontarcelo. Che ci sono tanti imbranati come me che non capiscono che cosa tu stia facendo adesso. Meno male, non devono imparare. Sto facendo un imbuto. È salito? Questo massimo. Siamo venuti al visitor center del parco di Jasper per capire se ci danno una mappa un po' più dettagliata e vedere cosa fare nei prossimi giorni. Iniziamo a percorrere la strada maligna, chissà che cosa ci aspetta. Aiuto. Anche oggi abbiamo trovato un bel posticino per pranzare, che ne dici Matteo? Guardate. Qui c'è il fiume e noi siamo parcheggiati là.
Siamo arrivati al Maligne Lake. Purtroppo il tempo non è splendente e quindi i colori del lago sono un po' meno belli rispetto agli altri laghi che abbiamo visto. Adesso però è uscito il sole ed è un po' più bello. Ciao! Belle che sono. Non guarda male. Non guardi male. Siamo arrivati al Canyon Maligno. Avevamo quasi perso le speranze, invece poi, gironzolando per il campeggio, abbiamo trovato un posticino libero e così ci siamo messi qui. Questi campeggi sono first come, first served, quindi chi prima arriva prende il posto. Dopodiché bisogna compilare una fiche, mettere i soldi nella busta e pagare, quindi infilando questa busta in una cassettina, quindi tutto fatto in autonomia. Abbiamo trovato un bel posticino, oltretutto fa caldo, quindi ci siamo fatti la doccia fuori con la nostra bellissima doccia esterna. Siamo sistemati qui, abbiamo un bellissimo tavolino da picnic e anche il braciere se volessimo accendere il fuoco. Siamo sempre sperduti nel nulla perché questi campeggi sono fuori dalle città e quindi staremo qui stasera, ci rilasseremo e ceneremo qua fuori se continuerà a esserci questa bella temperatura. Dimenticavo, questo campeggio si chiama Snaring ed è a una decina di chilometri da Jasper.